tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere una bella borsetta, proprio carina, molto semplice da fare. Allora, vi spiego già due cosine. Questo qua è il punto maglia. Ve lo spiegherò a video come si fa, quindi niente paura, niente. Se uno dice, ah, ma io non lo conosco, come si fa, come non si fa, vi spiegherò tutto a video, sia del punto maglia sia della chiusura, perché c'è una chiusura particolare per fare questa lavorazione che si può fare solo se si lavora in tondo, ok? Quindi questa lavorazione purtroppo non si può fare se devi fare un fondo con i giri di andata e ritorno. Ok, va fatta solo se la lavorazione viene lavorata in tondo. Quindi qua abbiamo fatto tutta la lavorazione in tondo, dal corpo della borsa fino al manico, quindi vi spiegherò comunque tutto, vi farò vedere come agganciare il manico, come si fa, la chiusura, tutto quanto spiegato molto bene, quindi non vi preoccupate. Molto carina, molto bellina, delle sere appunto va benissimo per le serate, ci sta giusto il telefono, le chiavi, un pacchetto di fazzoletti, il portafoglio e siete a posto. La chiusura, io ho messo questa qua a calamita, giustamente voi potete metterne altre se volete, ok? Però siccome è piccolino il corpo, cioè l'apertura della borsa, ok, piccolina, ho pensato bene che con questa chiusura andava più che bene. Comunque è abbastanza spaziosa, non sembra, ma è abbastanza spaziosa, quindi le cosine dentro ci possono stare benissimo. Ovviamente se le volete più grandi le potete fare anche più grande, infatti comunque a video poi ve lo spiego, vi spiego tutto. Quindi vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale che ho usato allora è la fettuccia, questa qua, fettuccia elastica wow in licra, delle 3 sfere, molto molto bella, si lavora veramente bene. Sono 300 grammi, 110 metri e consiglia uncinetti e ferri dal 6 al 9. Io con 300 grammi ho fatto appunto una borsa con le dimensioni, quindi ci va un gomitolo tutto per uno. Se la volete più grande, vi consiglio di prendere 2 gomitoli in modo che la potete fare più grande, più alta, con il manico più lungo. Quindi vedete voi in base alla vostra grandezza più o meno di quella della borsa che volete fare. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 9 mm, ci serviranno le nostre forbici, ago con la testolina un po' larga perché ci deve passare appunto la fettuccia, quindi ago, dei marcapunti e poi la chiusura. Io ho messo queste qua a calamita, ok? Voi vedete cosa volete metterci, se questa o altro tipo di chiusura. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito facendo il fondo della borsa. La cosa che vi faccio fare però è lasciare praticamente l'inizio del lavoro col filo iniziale più o meno lungo un 60-65 centimetri. Perché vi faccio fare questo? Perché poi quando andiamo a lavorare, a fare il fondo nelle catenelle, che lavoriamo sulla catenella sia da una parte che dall'altra, in mezzo di solito si apre sempre un po'. Allora, siccome non mi piace, vi faccio poi passare questo filo in mezzo in modo che lo chiude. Quindi adesso poi ve lo faccio vedere comunque. Quindi ci teniamo appunto più o meno un 60-65 centimetri, ok? Perché tanto sono comunque la lunghezza delle catenelle da lavorare sono 8-10, quindi 60-65 centimetri basta. Se fosse più grande il fondo vi consiglio di lasciarne di più, ok? Quindi facciamo il nostro cappietto iniziale e facciamo solo attenzione a non lavorare con questo filo, ok? Questo lo mettiamo via, ma con l'altro del gomitolo.
Ok, e incominciamo a fare 11 catenelle. Fatte le 11 catenelle, quindi giriamo il lavoro e andiamo, ok, non subito sulla prima catenella, quella che ci ritroviamo, perché dobbiamo andare a lavorare sul dietro delle catenelle, ok? Quindi questo è il davanti, questa è della prima catenella, noi giriamo e andiamo su questa, quindi qua andiamo a fare le maglie basse, quindi una e 9. Adesso sull'ultima, ok, sull'ultima catenella qua che ci rimane dietro della catenella, andiamo a fare 3 maglie basse. Allora io faccio passare il filo così sopra l'uncinetto, vedete il filo questo qua che vi ho fatto lasciare lungo, lo faccio passare in qua in modo che lo vada a fermare in mezzo e poi vado semplicemente a fare la maglia bassa. Quindi ne ho fatta una, poi adesso non lo vado più a lavorare, sto filo lo lascio lì dov'è, quindi rientro di nuovo qui nell'ultima catenella e faccio la seconda maglia bassa e rientro di nuovo per fare la terza maglia bassa. Adesso fatte le 3 maglie qui sull'angolo andiamo a lavorare 8 maglie basse, quindi andiamo a prendere qua la costina, la maglia con tutte e 2 le costine, ok? Quindi sarebbe il rovescio della maglia che abbiamo fatto prima, che abbiamo lavorato prima. Quindi 2. Fatte le 8 maglie basse, adesso qua nell'ultima andiamo a fare 2 maglie basse insieme, quindi andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2. Così anche qua nell'ultima catenella, come qua, ci ritroviamo le 3 maglie basse. Ok, adesso iniziamo a fare praticamente la chiusura per il punto della maglia, del punto maglia. Quindi la chiusura, e questa poi sarà per tutti i giri, sarà sempre la stessa. Quindi abbiamo fatto appunto le nostre maglie, esco con l'uncinetto dall'ultima maglia bassa che ho fatto e mi vado a mettere nella prima maglia bassa, ok, che abbiamo fatto, che la prima maglia bassa è questa qua è la catenella che abbiamo lasciato all'inizio, ok, questa, quindi la prima maglia bassa è questa, quindi entro con l'uncinetto, vedete, dal dietro verso il davanti, prendo la lavorazione che ho lasciato prima e la porto indietro, quindi mi vado, allora esco di nuovo con l'uncinetto, vado un po' a sistemare, facciamo attenzione che non scappi, ok, e poi adesso l'uncinetto lo dobbiamo andare a mettere praticamente dove c'era la catenella prima, quindi vedete lo facciamo passare qua sotto e poi questa che è la catenella, ok, quindi passo di qua e passo in mezzo alle 2 costine, ok, le faccio prendere tutte e 2, ok, tutte e 2 le costine della catenella che avevamo fatto prima. Solo adesso è un pochino più difficoltoso prenderla, poi nei prossimi giri viene molto più semplice, ok, quindi non vi preoccupate. Quindi appunto sono passata dietro alla maglia, praticamente questa qua che è la chiusura, e dentro alla catenella che avevo iniziato inizialmente del giro. Quindi aggancio il filo sull'uncinetto, lo porto fuori, ok, lo porto fuori e poi mi vado a prendere la lavorazione, questa qua lasciata a metà, quindi l'aggancio pure questo sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Ok, ve la faccio poi rivedere nel prossimo giro, comunque non è difficile, ok,
ok? È solo qua il primo giro che giustamente la catenella era molto nascosta e quindi non si vedeva bene. Adesso poi nel prossimo si vedrà meglio. Quindi per fare il punto maglia adesso non vado a prendere le due costine qua come le ho sempre prese per fare la maglia bassa, ma vado a mettermi qui dove c'è la V, mi vado a mettere proprio qua al centro e nella parte dietro devo passare, guardate, oh, qua dove c'è la maglia. Allora vedete che la maglia fa così, cioè ci sono le due V e poi c'è la maglia orizzontale che ci attraversa. Noi dobbiamo andarci a mettere proprio in mezzo alle due V con la maglia centrale qua, ok? Quindi anche questo facciamo attenzione, quindi prendiamo il filo, tiriamo su e facciamo la maglia bassa normalissima. Ok, quindi adesso qua nella prima maglia, ok, qua dobbiamo andare a fare un aumento, quindi rientro di nuovo qua dove ho fatto già il primo punto e vado a farne un altro, faccio il secondo. Ok, volendo qua nella prima maglia così non ci confondiamo, almeno per l'inizio, quindi nella prima maglia bassa che abbiamo fatto mettiamo il marcapunti, che quindi questo è l'inizio del nostro giro. Quindi continuiamo qua le maglie e ne facciamo 8, quindi lavoriamo 8 maglie basse. Quindi di nuovo vedete ho preso proprio dal centro della maglia e vado a fare la maglia bassa, mi vado a mettere qua dentro, vedete dietro prendo proprio anche lì la metà della maglia e mi faccio la mia maglia bassa. Ho fatto le mie 8 maglie basse, adesso sono arrivata qui all'angolo. Qui all'angolo appunto avevamo le 3 maglie basse fatte tutte dentro la stessa catenella. Adesso per ogni maglia bassa qui, quindi per le 3 maglie basse che abbiamo, dobbiamo andare a fare un aumento per ogni maglia. Quindi qua nell'angolo alla fine ci troveremo con 6 maglie basse. Quindi entriamo bene nella maglia e facciamo una e 2, poi entriamo nella seconda, quindi una e 2 e nella terza una e 2. Ok, fatte le 6 maglie basse, adesso andiamo a lavorare di nuovo 8 maglie basse qui sul lato lungo del fondo. Qui quello che andremo a fare adesso sempre saranno le 8 maglie basse qui sui due lati del fondo e qua negli angoli invece andiamo a fare gli aumenti, ok? E quindi ce lo andiamo ad allargare così. Fatte le 8 maglie basse, qui adesso abbiamo altre 2 maglie da lavorare. Questa qua, ok, questa è la chiusura di prima, quindi non dobbiamo andare a lavorare, noi dobbiamo lavorare solo su queste due, quindi su queste due andiamo a fare altri 2 aumenti, quindi in totale 4 maglie basse, quindi 2 le facciamo sulla prima, quindi 1 e 2 sulla seconda, quindi 1 e 2, ok, perché 2 l'avevamo già fatti all'inizio del giro, quindi qua le facciamo tutte insieme, qua invece le dividiamo, ne facciamo 2 all'inizio del giro e poi l'altro aumento lo facciamo alla fine del giro. Ecco, il filo che vi ho fatto lasciare lungo, vedete, proprio per questo motivo, perché poi qui, vedete, si allargava e non mi piace. Quindi adesso, prima di fare la chiusura, vi faccio fare appunto, vi faccio sistemare questo filo. Allora, da dove abbiamo chiuso? Noi andiamo proprio dall'altra parte, perché il filo che dobbiamo andare a lavorare è di qua. E dobbiamo andarci a mettere praticamente dove c'è, vedete, il filo è qua, noi andiamo subito nella parte qua sotto,
ok? Perché qua davanti è già chiuso, quindi andiamo nel primo buchetto, agganciamo il filo e lo portiamo su. Andiamo nel, che poi sarebbe praticamente la catenella, perché vedete c'è la maglia bassa qua e la maglia bassa qua, quindi è, vedete, se ve l'ho allargato un po', vi vedete dove è proprio è il centro della lavorazione. Quindi abbiamo fatto la prima, entriamo nel secondo buco, tiriamo fuori il filo e facciamo praticamente una maglia bassissima. Di nuovo entriamo nel prossimo buco e facciamo una maglia bassissima. Fatele abbastanza morbide, larghe, non stringiamo, che sennò tira poi tutto il lavoro. Vedete, viene questo bordino comunque molto molto caruccio, anche da vedere il sottofondo della borsa. Quindi andiamo nell'ultimo e facciamo, ok, l'ultimo, lo tiriamo tutto fuori, quindi prendiamo l'ago e lo andiamo a sistemare con l'ago in modo da fermarlo. Qua appunto andiamo a passare dentro le maglie lavorate, vedete le maglie che c'erano praticamente dell'aumento, proprio subito le maglie che ci ritroviamo qua, in modo da chiudere, ok? Quindi ci rimettiamo di nuovo dentro alla maglia, l'ultima maglia bassissima che abbiamo fatto, e prendendo il buchetto per uscire al dietro, ok, in modo da chiuderlo bene. Quindi una volta qua sul retro, poi lo chiudiamo facendolo passare attraverso un po' le maglie, andiamo a nasconderlo. Quindi la chiusura ve la faccio rivedere. Allora, questa quindi è la prima maglia bassa lavorata, togliamo il nostro marcapunti, togliamo l'uncinetto dalla lavorazione, entriamo nella prima maglia lavorata, l'uncinetto dal dietro verso il davanti, agganciamo il filo della lavorazione che abbiamo lasciato a metà e lo tiriamo indietro. Una volta tirato indietro, lasciamo di nuovo il filo dall'uncinetto, cioè togliamo di nuovo l'uncinetto. Quindi questa, allora guardate, ve la faccio vedere, vedete, questa è praticamente la chiusura di prima che abbiamo fatto prima. Quindi noi prendendo la maglia, la prima maglia bassa che abbiamo lavorato, portandoci dietro questa lavorazione, vedete, questa qua è la maglia della chiusura di prima. Quindi noi dobbiamo andarci a mettere, adesso che poi lasciamo di nuovo l'uncinetto, noi dobbiamo andarci a mettere qua dentro. Quindi passiamo, vedete, dalla parte dietro qua di quella maglia, di quella chiusura praticamente. Quindi prendiamo il filo e lo portiamo in avanti e poi agganciamo di nuovo il filo che abbiamo lasciato in sospeso prima. Quindi con tutti e due i filati agganciati sull'uncinetto andiamo a chiudere. Ok? Quindi questa è sempre la chiusura e andremo sempre appunto a fare la chiusura qua, cioè una volta che passiamo con la maglia in sospeso sulla prima maglia bassa, l'uncinetto poi lo andiamo a mettere sempre qua, in modo che qua ci viene sempre una sorta di maglia, che però non è contata, non viene contata nel giro, quindi facciamo attenzione perché la prima maglia bassa è questa, l'ultima è questa è solo per la chiusura. E non dà quel senso della chiusura di quando fai la maglia bassissima, perché poi andando avanti, continuando a lavorare, ti resta un lavoro tutto uniforme, cioè che ti rimane tutto bello, che sembra che anche questo sia un punto della lavorazione. Ok? Quindi una volta qua andiamo sulla prima maglia bassa, ok? Che è questa, e adesso per questo terzo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa, ok, e mettiamo il nostro marcapunti così, ok, vi rendete conto che questa appunto è la prima maglia bassa,
e nella prossima andiamo a fare un aumento. Quindi una, rientriamo qua e facciamo un aumento. Quindi per gli angoli, quindi sia qua che qua, la lavorazione dell'aumento è una maglia bassa e l'aumento. Quindi adesso lavoriamo le 8 maglie basse, quindi ricordiamoci sempre di prendere qua al centro e non le costine, perché magari poi viene distinto prendere qua, ok? Invece no, ci dobbiamo andare a mettere qua dentro, in mezzo alla V praticamente. Allora sono 1, 2, 3, fatte le 8 maglie basse, quindi abbiamo qua le 6 maglie del giro precedente degli aumenti. Quindi qua lo stesso, una maglia bassa e un aumento. Quindi lo dobbiamo fare per 3 volte, quindi 1 e 2. Quindi una maglia bassa e nella prossima andiamo a fare un aumento, quindi di nuovo una maglia bassa e nella prossima facciamo un aumento, 1 e 2. Ok, fatto l'angolo, di nuovo 8 maglie basse. Arrivate di nuovo qui alla chiusura, abbiamo le 4 maglie da lavorare, quindi anche qua facciamo una maglia bassa e nella prossima facciamo un aumento, nella prossima una maglia bassa e nella prossima un aumento, e quindi abbiamo finito il nostro giro. Quindi siamo arrivati, ok, di nuovo qua, chiusura, togliamo il nostro marcapunti, entriamo con l'uncinetto dal dietro verso il davanti, agganciamo il filo e lo portiamo dietro. Quindi lasciamo, questa è la maglia della chiusura di prima, quindi entriamo, vedete, con l'uncinetto nel dietro. Qua se scappa magari tenetelo con le dita, per non farvelo scappare. Quindi portiamo avanti il filo, agganciamo pure quello lasciato in sospeso e chiudiamo. Ok, adesso per il quarto giro, che è l'ultimo giro degli aumenti, andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima e mettiamo il marcapunti, 2 e l'aumento, quindi 1 e 2. Adesso lavoriamo 8 maglie basse, fatte le 8 maglie basse, di nuovo qui nell'angolo andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento per 3 volte. Quindi, ok, quindi di nuovo le 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie basse, qui nelle ultime 6 maglie che mi restano, di nuovo vado a fare 2 maglie basse, quindi 1, 2 e l'aumento, ed è la prima volta, e poi la seconda volta, quindi 1, 2 e l'aumento. Ok, quindi facciamo di nuovo la chiusura. Quindi togliamo il marker, uncinetto nella prima maglia lavorata, portiamo indietro la lavorazione, abbiamo lasciato a metà, questa è la maglia di chiusura, ok, tiriamo fuori il filo, agganciamo, ok, quello in sospeso e chiudiamo. Vedete, le chiusure sembrano delle maglie, cioè
non rimane appunto il segno della chiusura della maglia bassissima, ed è molto bello appunto sto punto proprio per questo, perché a parte che infatti come dicevo prima viene lavorato tutto in tondo, quindi non c'è modo di potersi sbagliare prima, secondo la chiusura appunto che non si vede, ed è molto bello, rimane molto molto bello. Allora, i giri di aumenti per la grandezza che la voglio fare io sono questi qua, quindi sono finiti, sono appunto 4 giri di aumenti, cioè iniziali del fondo, che si finisce appunto con 2 maglie basse e un aumento. Se voi la voleste più grande, avete solo da continuare con gli aumenti, cioè nel prossimo giro farete 3 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento, 5 maglie basse e un aumento, dipende da quanto grande la volete la vostra borsa. Sappiate però che appunto premunitevi con un altro gomitolo di cotone, perché comunque solo con uno, se la fate più grande, non vi viene, ok? Quindi adesso, una volta che siamo qua, andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi ci alziamo praticamente con il corpo della borsa, ok, del lavoro, e io vado a fare praticamente in totale sono 15 giri, quindi iniziando contando proprio da qua. Ok, quindi ne ho fatto 1, 2, 3, 4, quindi andrò a fare ancora 11 giri. Ok, quindi arrivo fino al giro 15esimo. Voi appunto anche lì vedete, se la volete più lunga, allungatevi appunto, e poi però come sempre, come prima, prendete un gomitolo in più, se no non ci state. Poi anche facendo il manico, cioè capite, se la fate più grossa poi il manico magari non vi viene, magari dovreste poi attaccare un manico di quelli fatti in resina o la catenella, sai, un manico diverso. Quindi lì sta in base anche a voi un po' come la volete fare. Se la volete fare così come la sto facendo io, appunto la lavorazione è questa qua, queste maglie che vi sto dicendo io, i giri che vi dico io. Ok, quindi boom, io adesso mi vado a fare il mio corpo appunto della borsa, tanto inutile che ve lo faccio vedere perché per ogni maglia sottostante vado a fare una maglia bassa sopra, quindi andrò avanti così appunto per altri 11 giri e poi vi faccio vedere come fare il manico, ok? Quindi andate avanti e ci rivediamo poi dopo. Ho finito i miei 15 giri, ok, in totali, dall'inizio, ok, proprio del primo giro fino ad arrivare qua ho fatto 15 giri totali. Quindi sono arrivata qui all'ultima maglia, ok, devo fare solo la chiusura. Adesso praticamente per fare il manico la borsa la dobbiamo appiattire così, ok? Allora, in totale le maglie che io ho, se avete seguito la grandezza, questa qua che appunto ho fatto io, in totale le maglie qua sono 40, senza contare questa qua della chiusura, cioè questa, cioè le maglie, la prima è questa del marker e l'ultima è questa, ok? Quindi 40 in totali. Da qui che ho messo la prima maglia del giro, ok, ho messo il marcapunti, praticamente ho lasciato 12 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, nella 13esima ho messo il marcapunti e qui nel lato, ok, cioè qui nell'angolo, praticamente sono 8 maglie, quindi sono 2, 4, 6, 8, quindi nell'ottava ho messo l'altro marcapunti, quindi qua verrà il primo, cioè il manico della borsa. Quindi di nuovo 12 maglie basse qui sul lungo della borsa e quindi di nuovo qua si contano le 8 maglie ed è una, questa qua la prima del marcapunti del giro, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? E ho messo l'altro marcapunti. Quindi una volta che ci siamo segnati il nostro marcapunti, cioè il nostro, sì, dove dobbiamo andare a lavorare per fare
praticamente il manico. Il manico si va a continuare a lavorare con la fettuccia attaccata e andiamo a lavorare solo su queste 8 maglie qua. Ok, quindi lavoriamo sempre in cerchio, sempre con il punto maglia, così ci andiamo a fare praticamente un tubolare, ok, lungo, dipende quanto lo volete lungo. Io faccio più o meno 34-35 giri. Viene già un bel manico da poter mettere anche a spalla, non solo da portare a mano. Ok, quindi una volta che siamo qua, allora ci facciamo quindi la nostra chiusura, togliamo il marcapunti, facciamo la chiusura, quindi qua lo teniamo perché sennò scappa tutto, entriamo, ok, tiriamo fuori il filo, riagganciamo la maglia in sospeso, ok, e chiudiamo. Quindi la chiusura è fatta, lavoriamo la prima maglia da questa parte, ok, che era quella del marcapunti, poi andiamo a girare praticamente il nostro lavoro e andiamo a lavorare subito la maglia qui dove c'è l'altro marcapunti. Quindi questo lo possiamo togliere, ok, e prendiamo di nuovo la maglia sempre qua in mezzo e facciamo la maglia e chiudiamo. Quindi continuiamo sulle altre maglie qui dell'angolo. Ok, ci giriamo un po' tutta la borsa per essere più comode, ok, e lavoriamo le nostre 8 maglie. Ok, siamo arrivate, allora qua abbiamo ancora questa da lavorare, ok, qui c'è la chiusura e la prima maglia che abbiamo fatto, la prima maglia bassa. Quindi di nuovo andiamo a prendere qui la prima maglia bassa, ci facciamo la nostra chiusura, questa è la maglia della chiusura, ok, quindi inseriamo, ok, l'uncinetto, tiriamo fuori il filo, agganciamo l'altra lavorazione e chiudiamo. Quindi la prima maglia da lavorare è questa qua che ci ritroviamo, quindi di nuovo ci andiamo a mettere in mezzo e lavoriamo e poi passiamo di nuovo sull'altro lato della borsa per continuare, vedete, la lavorazione tutta a cerchio. E quindi andiamo avanti così appunto per 34-35 giri, dipende un po' voi quanto lo volete fare lungo. Se lo volete anche più lungo, fatelo pure in base alla borsa pure, perché se avete fatto la borsa più grande a confronto di quella che ho fatto io, vi conviene magari fare anche il manico un pochino più lungo. Quello che vi consiglio, anche se aveste fatto la borsa più grande, il manico fatelo sempre da 8 perché è già abbastanza comunque spesso. Poi per carità lì sta a gusto, se lo volete fare più piccolino, che lo volete fare solo da 4, fatelo pure solo da 4, ok? Però secondo me per una borsetta così un bel manico, appunto come quello che vi ho fatto vedere già delle altre borse, secondo me ci sta benissimo, cioè è fatto per la sua misura. Poi, appunto, ripeto, se non volete fare il manico, la volete lasciare così e volete metterci il manico, quelli in resina, le catenelle, siete liberi di fare, appunto, un po' come più vi piace. Io vi faccio vedere il modellino così tutto intero. Adesso, appunto, continuo con tutto il manico e poi vi faccio vedere come praticamente attaccarlo da quest'altra parte, perché appunto saliamo solo da una parte, cioè faremo così e il manico poi lo andremo a cucire da quest'altra parte. Ok,
Quindi andiamo avanti, ci vediamo dopo per la cucitura del manico. Ho finito, come vedete, tutto il mio manico e in totale ho fatto 33 giri, ok? Perché poi ho visto che comunque, vedete, il filato questo mi è rimasto, quindi l'ho tenuto per andarlo a cucire, quindi non arrivate proprio alla fine, cioè vedete, magari vi fermate qualche giro in più, cioè prima per poi avere un po' di filato per andarlo a cucire. Quindi qua ho fatto l'ultima, vedete, mia maglia bassa, quindi adesso vado a tirare fuori il filo e vado a fare la chiusura invisibile, ok? Così almeno abbiamo tutte le maglie ben definite. Quindi metto nel lago, vedete un po' lago quello largo, ok? Dove ci passa comunque questa fettuccia. Poi da qui prendiamo quindi la prima maglia bassa del giro che avevamo fatto, ok? Sempre non questa dove abbiamo fatto, che prendevamo poi per metterci a fare la prima chiusura, ma la maglia bassa. Quindi vado a infilare l'ago qua per fare, vedete? Ok, la maglia di chiusura qui e poi lo inserisco qua sotto in modo da chiuderlo bene. Ok, ok, vedete, ho fatto la maglia di chiusura, volendo la si può stringere un pochino ed è fatta. Adesso andiamo a metterci bene tutta la nostra, il nostro manico, ok? Così, appiattiamolo un po' in modo da avere più o meno la stessa, cioè tipo le maglie, vedete qua la lavorazione, quindi seguite più o meno, cioè deve arrivare qua, adesso capisco che magari poi non arriva giusto, però almeno un pochino. Quindi una volta che abbiamo qua il filato, ok, io più o meno sì, sono appunto qua, vado a lavorare non sulla prima maglia con il marker, vado a mettermi sulla seconda in base a quello appunto al manico, voi potete anche iniziare dalla prima, non c'è nessunissimo problema. E vado a mettermi però qua in mezzo di nuovo, non vado a prendere solo le due costine così, ma dalla parte dietro, vedete, vado a mettermi dove mettevo l'uncinetto e esco sempre qua in mezzo. Quindi dove mettevo l'uncinetto adesso vado a mettere l'ago per fare la maglia di chiusura. Ok? Quindi abbiamo fatto la prima. Adesso con sempre andandomi a mettere, allora il filato vedete mi esce qua, quindi io adesso vado subito sulla maglia successiva che mi ritrovo qua nel manico e mi vado a mettere sempre all'interno della V, ok? Non le costine. Quindi anche per la chiusura non vado a prendere le costine, vado sempre a mettermi all'interno della maglia dove c'è la V. Quindi inserisco l'ago, ok? Sì, questo deve andare così, ok, e tiro un po'. Adesso, fatta quella sopra, vado in quella sotto dove c'è il marker. Quindi di nuovo mi vado a mettere dal dentro verso il fuori, uscendo nel mezzo della maglia. Quindi di nuovo tiro fuori tutto il filo. Ok, quindi adesso questa, vedete, l'abbiamo chiusa. Quindi andiamo nella prossima. Quindi nella prossima di nuovo andiamo a metterci nel centro, ok, e usciamo così di lato. Vedete le maglie della prima parte della cucitura, perché questa è una prima parte, vedete deve venire così un po' in oblique, ok? Quindi adesso ho fatto qua il marker, quindi devo andare a prendere l'altra di qua, perché le 8 maglie sono queste, quindi io devo andare a lavorare solo su queste.
ok? Quindi vado qua dove c'è il marcapunti. Allora, aspettate perché il filo, ok, me lo devo mettere giusto, se no non mi trovo. Quindi dove c'è qui il marcapunti, di nuovo io vado nel centro, vedete, della maglia e vado a tirare fuori il filo. Quindi questa maglia è stata lavorata, quindi vedete, in base alle maglie che io vado a lavorare, questa è stata lavorata, questa è stata lavorata, quindi adesso mi tocca lavorare questa. Quindi di nuovo mi vado a mettere nel centro, ok? Fate un po' attenzione perché dovete entrare senza bucare praticamente il tessuto dietro, ok? Deve essere liscio l'entrata, non si deve andare a ostruire. Quindi tiriamo di nuovo tutto il filo, ok? E stringiamo un pochino. Quindi di nuovo vado su questa maglia qua. Quindi di nuovo vado al centro e tiro fuori. Quindi questa maglia è stata lavorata, devo andare su questa. Quindi di nuovo, vedete, tiro fuori, ok, e mi faccio tutta la mia chiusura. Quindi di nuovo vado sulla prossima, che è questa, ok, e tiro un po'. Quindi questa l'ho lavorata, vado su questa. Ok, la prossima è questa qua, ok, e la prossima del sopra del manico è questa. Quindi di nuovo facciamo uscire, ok, il filo da qua. Adesso c'è questa ancora da chiudere insieme a questa. Ok, e mi manca l'ultima, vedete, c'ho ancora questa qua da chiudere, opla, insieme a questa qua. Quindi una volta, ok, vedete, quando non riesco a entrare bene lo tiro fuori, vedete, e poi mi si deve fare bene, cioè deve uscire bene l'ago, non si deve incastrare. Una volta che siamo qua, vedete, qui ho fatto la mia prima chiusura, quindi vado di nuovo a rimettermi qua col l'ago. Vedete, ho fatto la chiusura, cioè della prima, dell'ultima maglia del manico con la prima, rimettendomi di nuovo in mezzo dove ho fatto la prima chiusura. Quindi vado, ok, a mettermi qua. Adesso lavoriamo di nuovo al contrario, quindi rientriamo dove siamo uscite prima praticamente, ok? E vado a mettere l'ago così, dove c'è praticamente il segno. Io vado a mettere l'ago dove c'è già il segno della chiusura. Quindi vado a tirare, vedete, e mi sono andata a formare la chiusura, la V della chiusura. Adesso qua sono appunto arrivata qui, l'altra chiusura è questa, quindi io vado a mettere l'ago qua sopra e lo vado a far uscire qua sotto, eccolo qua, ok? Quindi vado a tirare, vedete? E anche qua mi sono fatta la V. Di nuovo, questa è la prossima chiusura, quindi l'ago lo metto nella parte sopra e lo faccio uscire dalla parte sotto, perché io vado a formare la V praticamente nel punto prima della chiusura,
vedete? E ho fatto la V qua, quindi qua c'è già la V, io adesso vado a fare praticamente la V con quest'altra parte, quindi questa è l'altra chiusura, l'ago lo metto da sopra a sotto, ok, e vado a chiudere, quindi di nuovo qua da sopra a sotto, ok, giustamente stringiamo un po', magari non troppo, cioè vediamo un attimo in base alla nostra lavorazione di sotto e sopra, ok? Quindi così non si vede tanto la chiusura, il distacco, se viene magari troppo stretto o troppo larga, ok? Quindi qua possiamo anche togliere il marcapunti sia da una parte che dall'altra, ok? Quindi la stessa cosa qua. Allora, siamo qui, vedete l'altra chiusura è qua, quindi io mi vado a mettere di nuovo col l'ago da sopra, ok, a qua sotto, ok, e vado a tirare. Qui la stessa cosa, la chiusura, vedete, è qua, qui all'interno sarà un po' difficile, ma neanche poi più di tanto, perché di nuovo vado a mettere l'ago appunto da una parte all'altra e quindi tiro il mio filo, ok. Qui magari siccome è l'interno, un pochino tiriamolo leggermente, non troppo, ma leggermente di più, ok. Quindi sono arrivata all'ultimo, perché qua l'avevamo già fatta, quindi vado a mettere l'ago appunto qua sopra, ma non vado più ad uscire qua, ma vado direttamente sopra nascondendomi il filo, ok, perché tanto è l'ultima V praticamente che dovevo fare, vedete? Ho fatto anche l'ultima, adesso mi passo un po' il filo tra le maglie, facendo attenzione perché io, vedete, adesso sono qua, quindi io posso andare da qua in mezzo, o qui o qui, ok? Quindi non andiamo a mettercelo magari qua dietro perché non c'entra niente, quindi dobbiamo andare a nascondere anche il filato in base alle maglie, quindi io mi andrò a mettere qua sopra, esco, ok, da qui, ok, in questo punto, quindi vedete qua intanto viene nascosta come se fosse la lavorazione, e qua dove sono adesso ho due possibilità, o vado di qua o vado di qua, capito? Quindi un po' sta anche a voi poi per andare a nascondere il filato dove vi mettete, cioè andate a lavorare ehm, in base alle maglie, cioè in base alla lavorazione delle maglie. Quindi adesso poi con l'ago e il filato bianco, io l'ho preso bianco, il filo da cucire normalmente, se voi lo volete fare di un altro colore fatelo pure di un altro colore, però in base al colore della borsa appunto vado a mettere appunto cioè a fare le cuciture. Quindi mi vado a mettere appunto il mio cartellino appunto qua, e poi dentro andrò a cucire la chiusura, questa qua calamita. Quindi l'ago, fate attenzione che vi dovrà passare dentro questi occhielli, ok? Quindi cercate di prendere un ago apposta non troppo largo in modo che riuscite a chiuderlo bene. Ed eccola qua, la borsa finita. Come vedete ho messo la mia etichetta, ok? E poi la chiusura, questa qua calamita, quindi molto molto carina. E come vedete appunto ho fatto più versioni, cioè più colori, vedete? Sono molto molto carine, molto belle, molto semplici da fare, come avete visto, molto veloci anche. Per le serate vanno più che bene, la serata, ma anche perché no, durante la giornata. Quindi giustamente voi poi ve le potete arricchire con delle spille, con le nappette,
potete farci appunto un po' poi a vostro piacimento, ve le potete abbellire ancora di più. Però diciamo che la base è questa, quindi è molto molto bella. E anche come lavorazione, vedete come punto maglia, a me piace tantissimo, rimane tutto bello compatto, quindi è molto bello e farò qualcos'altro. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le campanelline così vi avverte dei miei prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!